Dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 discepoli dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina, legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito». Ora, questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asila e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questo è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Siamo alla Domenica delle Palme che dà inizio alla Settimana Santa che ci porta poi al giorno di Pasqua. E in questa festa a Gerusalemme tantissima gente ogni anno nel pomeriggio partecipa alla processione che parte da Betfage e va alla chiesa di Sant'Anna in Gerusalemme. Sono cristiani giunti da tutto il mondo, di ogni lingua, popolo, ed è un fiume di gente che è formato da tanti gruppi e ogni gruppo esegue canti nella propria lingua con gli strumenti musicali tipici del luogo da dove vengono e esprimono così la loro gioia di essere discepoli di Cristo. Poi a Sant'Anna, quando arrivano, il patriarca impartisce la solenne benedizione. Sullo sfondo vedete 2 immagini. C'è l'affresco che si trova proprio nella chiesa di Betfage, quella che è stata costruita sul luogo da dove Gesù è partito con l'asinello per andare nel Tempio di Gerusalemme. E sulla mia sinistra vedete uno scorcio di questa folla molto numerosa. Si parla addirittura di un 10-15 mila persone che partecipano a questa festa proprio per riprodurre quell'applauso che è stato dato a Gesù quando è entrato in Gerusalemme sull'asinello. Che senso ha avuto questo viaggio compiuto da Gesù da Betfage a Gerusalemme, fin dentro il Tempio, dove ci racconta l'Evangelista Matteo, subito dopo essere entrato, è andato a scacciare i venditori e a rovesciare i tavoli dei cambiavalute. Per cogliere il messaggio di questo gesto compiuto da Gesù, dobbiamo fare attenzione a ogni dettaglio del racconto, alle allusioni, ai richiami che ci sono all'Antico Testamento. Allora capiamo che cosa Gesù ci voleva dire col gesto da lui compiuto.
Vediamo il brano. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfagè, verso il monte degli Olivi, Betfagè si trova nella parte orientale del monte degli Olivi e subito dopo Betfagè si giunge sulla cima del monte degli Olivi e già si contempla la spianata del Tempio, la città di Gerusalemme. Betfagè significa Bet Bayit, casa del fico acerbo, non maturo. Ed è interessante che subito dopo viene raccontato quell'episodio che poi è un racconto che è una parabola di ciò che Dio si aspetta dal suo popolo, quel racconto in cui si dice che Gesù è andato a cercare fichi e non li ha trovati, c'erano solo foglie, si riferiva chiaramente a ciò che Dio si aspettava dal suo popolo, cioè frutti di amore, di giustizia, di attenzione al povero, all'orfano, alla vedova, allo straniero, e invece che cosa si trovava nel Tempio? Grandi foglie, liturgie, canti, incensi, ma questi a Dio non danno nulla, non sono questi i sacrifici che Lui si aspetta, sono foglie. Bene, Gesù prepara l'ingresso nel Tempio con un gesto che è significativo proprio perché ci sono dei richiami ai profeti dell'Antico Testamento. Quando giunge a Betfagè, Gesù manda 2 dei suoi discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte e troverete un'asina legata con il suo puledro. Sullo sfondo ho messo una foto che ho scattato proprio a Betfagè perché ho visto lì di fronte a una grotta 2 asinelli, nulla di particolare, solo che si trovano proprio a Betfagè e mi hanno richiamato l'episodio della vita di Gesù. Gesù dice quindi ai 2 suoi discepoli: andate a prendere l'asina e il puledro, scioglieteli. E questa scena è molto importante proprio perché ci insiste l'Evangelista, e diciamolo chiaro, il protagonista di questo episodio è proprio quell'asina e il suo puledro. Difatti la scena viene narrata 2 volte, prima come predizione e poi come evento, e si sottolinea quindi così l'importanza di questo episodio. Sarebbe bastato dire la seconda volta, i discepoli hanno fatto proprio così, invece no, si racconta di nuovo questo riferimento all'asina, al puledro, che devono essere sciolti e che poi vengono difatti sciolti, liberati, in modo che possano svolgere il servizio che a loro viene richiesto. Il compito dei discepoli, quindi, notiamolo bene, sciogliere l'asinello. Che cosa significano nella Bibbia questi animali? I re di Israele ammiravano non gli asini, ma i cavalli. E ammiravano le cavallerie degli imperi dell'antico Oriente, le cavallerie d'Egitto, quelle della Mesopotamia. E quelle d'Egitto le ricordiamo tutti quando il faraone insegue gli israeliti e vengono gettati in mare cavalli e cavalieri del faraone e il suo esercito. Questa cavalleria che ha sempre impressionato gli israeliti, tanto che poi i re di Israele sognavano di avere anche loro i cavalli.
non è che si presti molto la cavalleria a combattere sulle montagne. Le cavallerie funzionano quando ci sono delle pianure. C'è la pianura di Esdraelon, di Megiddo, e lì potevano essere impiegati. Allora il sogno dei re di Israele era quello di procurarsi anche loro una cavalleria per poter combattere. Nel libro del Deuteronomio dice, quando parla di come deve essere un re di Israele, si riferisce proprio a Salomone: non moltiplicherà i cavalli e non venderà i suoi fratelli come schiavi per aumentare la sua cavalleria. Non venderà i suoi fratelli ai faraoni egiziani per avere in cambio i cavalli. Era il sogno dei re di Israele avere anch'essi una loro cavalleria. L'asino non è un cavallo, è una cavalcatura modesta, è simbolo del lavoro, della sottomissione, del servizio umile. E qui l'asina e il puledro sono il simbolo che Gesù ha scelto per l'ingresso in Gerusalemme. È il nuovo regno, la nuova regalità che Gesù vuole proporre con questo gesto. Non propone un regno di questo mondo che è fondato sul potere, sul dominio, la forza, la violenza. Il nuovo regno è proprio raffigurato da questo protagonista che entra in scena, che è l'asino. L'asina e il puledro, e quindi il simbolo è quello del servizio. Per capire bene il messaggio di questo brano dobbiamo rifarci al libro della Genesi, dove alla fine di questo libro Giacobbe pronuncia la benedizione su tutti i suoi figli. E quando benedice Giuda, che è il capostipite di quella tribù che darà poi il re Davide e il Messia, dice Giacobbe: non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando dai suoi piedi, finché giungerà colui al quale è dovuta l'obbedienza dei popoli. E poco prima ha detto: Giuda è benedetto, lui lega alla vite l'asinello e il puledro, figlio della sua asina. C'è un'asina e un puledro di questa tribù di Giuda che vengono legati. E teniamo presente, in questa profezia viene detto: Giuda avrà il comando fino a quando giungerà colui al quale è dovuta l'obbedienza dei popoli. Noi qui ci troviamo di fronte a un gesto di Gesù che adesso scioglie l'asina e il puledro. Il riferimento è chiaramente a Giuda, e adesso arriva finalmente colui al quale è dovuta l'obbedienza dei popoli, colui che dovrà introdurre quel regno che non avrà mai fine. E tutto questo racconto va letto proprio alla luce di questa profezia. È arrivato colui che sarà il capo del popolo. Dice Gesù: slegateli e conduceteli da me. Che cosa significa questo gesto? La prima cosa da fare è proprio identificare le caratteristiche di questo protagonista della scena, che è l'asina e il suo puledro. Sono caratterizzati dalla capacità di servire. In noi c'è questa forza e questa capacità, perché la nostra somiglianza con Dio è proprio questa, l'amore. E l'amore significa attenzione all'altro e dono di noi stessi all'altro. Dono della nostra vita, servizio. In tutti noi c'è questo asinello. Per noi, quando parliamo di asino, il riferimento è sempre: sei un asino. L'ignoranza non era questo il simbolismo che l'asino aveva nella cultura alla quale Gesù appartiene, la cultura semitica. L'asino è il simbolo del servizio,
della pazienza. Non si stanca mai, è sempre disponibile. Bellissimo questo simbolo di questo animale che Gesù ha scelto proprio come immagine di quella capacità di servizio che è presente in ogni uomo. Noi non ci meravigliamo quando Gesù si paragona a un agnello, ma ci suona male se Gesù si paragona a un asinello, ma è il dato di fatto. Lui ha voluto presentarsi come colui che è sempre disponibile a servire e solo a servire. Cosa vuol dire allora sciogliere l'asinello? In ognuno di noi c'è questa capacità di servire, ma va sciolta perché noi la teniamo legata. Non vogliamo servire, vogliamo essere serviti. Va sciolta e il compito che Gesù dà ai suoi discepoli è: andate e sciogliete l'asinello. Il compito dei discepoli è proprio far sì che questa forza, questa capacità che noi abbiamo dentro e che viene dall'immagine di figli di Dio che abbiamo, sia sciolta e possa essere messa in atto. Aggiunge Gesù: se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno. Chi è questo qualcuno che si ribella? Ma siamo tutti noi, che diciamo: non slegare l'asinello che è dentro di me, lasciami tranquillo. Siamo noi che ci ribelliamo, ma Gesù ci dice: ne ho bisogno, ne ha bisogno, perché soltanto attraverso la nostra collaborazione Lui può inaugurare il suo regno, che non è il regno dei padroni, dei dominatori, ma dei servi. L'unica cosa di cui Gesù ha bisogno nel Vangelo, è l'unica volta che compare questa espressione, il Maestro ne ha bisogno, è proprio della nostra capacità, liberare la capacità di servire, di amare i fratelli, e quindi per costruire il mondo nuovo Dio ha bisogno che noi lasciamo sciogliere l'asinello che c'è dentro di noi, la nostra disponibilità ad amare e a servire. Questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. E c'è la citazione del profeta Zaccaria, il quale aveva detto: Sion, Gerusalemme, viene a te il tuo re, mite seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. Il re promesso è diverso da come ognuno lo attende. Viene per servire, per dare la vita, non per spadroneggiare e opprimere. Non sono i violenti, ma i miti, quelli che erediteranno questo mondo nuovo. E Zaccaria, rispetto al cammino spirituale che il popolo di Israele stava facendo, ha dato un impulso molto bello, molto grande, verso la luce piena che è quella di Cristo, perché ha annunciato un regno di pace. Verrà umile su un'asina, farà sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, spezzerà l'arco da guerra, annunzierà la pace alla gente, il suo dominio sarà da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. E Zaccaria si collocava controcorrente, contro l'attesa messianica di un figlio di Davide che avrebbe instaurato il regno del popolo di Israele sul mondo intero. Il profeta dice: non sarà un messia violento, ma un re di pace. Non viene con la cavalcatura dei guerrieri potenti, ma viene sopra un asinello. Non si va in guerra con un asino. L'asino è fatto solo per il lavoro. È la prima rivoluzione che viene annunciata riguardo a questa figura del Messia che verrà a distruggere tutti i campi da guerra. Non sarà un'azione di guerra la sua, e per la prima volta nella storia biblica si parla di un'offensiva d'amore, non di un'offensiva violenta per stabilire un mondo più giusto. E i discepoli difatti vanno e sciolgono l'asina e il suo puledro.
conducono l'asina e il puledro e mettono i loro mantelli sull'asinello. Cosa significa questo gesto di mettere i mantelli? Il mantello per un israelita significa la sua stessa persona. Il mantello è il vestito, è il giaciglio, è la coperta, per cui non poteva essere requisito, proprio perché era tutto per un israelita. Poteva rinunciare a tutto, ma non al mantello. E i discepoli posano i loro mantelli sull'asina e sull'asinello. Questo gesto significa che loro gettano tutta la loro vita, tutto ciò che possiedono, nel servizio, nella ricchezza, tutta la loro ricchezza la mettono su questa proposta che è quella dell'asino. E Gesù si siede sopra. È su questo regno di coloro che servono che Gesù si presenta come re. E Gesù ha scelto l'asinello come mezzo di locomozione, ma anche i nostri mezzi di locomozione parlano di noi, dicono chi siamo, chi pretendiamo di essere, chi vogliamo essere. Se uno ha una bicicletta scassata, è ben diverso da colui che si presenta su un SUV o con un aereo personale. Una moto, è un po' una protesi del giovanotto che si presenta aitante. Una signora di mezza età non usa certo una Spider, perché la Spider parla della persona che vuole essere giovane, scattante. Che mezzo di locomozione ha scelto Gesù? L'asinello, e l'asinello è umile, paziente, resistente alla fatica, non reagisce alle percosse. Gesù si è seduto sopra questi mantelli. Qui si vuol dire che i discepoli hanno accolto. Il significato nella cultura del tempo di Gesù voleva dire i discepoli hanno accettato la novità di questo Messia, portatore di pace, non bellicoso, servo. Questo significa il gesto di porre i loro mantelli sopra l'asino. Hanno dato quindi espressamente l'adesione a questa immagine di Messia. È interessante la notazione che fa l'Evangelista Marco. Su quell'asinello nessuno era mai salito. Marco parla solo di un asinello, Matteo parla dell'asino e del puledro. È importante questa sottolineatura che fa l'Evangelista Marco. Nessuno si era mai presentato, nessun re, nessun faraone si era mai presentato con questa proposta di regno. Gesù è il primo che è salito sull'asinello, il primo re che si presenta con questa proposta di accoglienza di un regno completamente nuovo. E adesso entra in scena tutta la folla. La folla, la quale che cosa fa? È numerosissima, stende i propri mantelli sulla strada. Stiamo attenti perché noi siamo abituati a una lettura tradizionale di questa scena e anche noi partecipiamo con gioia, cantando, agitando i rami per dire che siamo d'accordo con questo ingresso trionfale di Gesù. In realtà la folla fa una scelta ben diversa da quella fatta dai discepoli. I discepoli hanno messo i loro mantelli sopra l'asinello e Gesù si è seduto sopra questi mantelli, cioè il regno nuovo è portato avanti da Gesù proprio col simbolo di questo asinello e dai discepoli che hanno posto la loro vita su quell'asinello. Ho parlato prima dell'immagine del tipo di mezzo di locomozione che noi scegliamo e che parla di noi. Se noi scegliamo l'asinello, vuol dire che parla di noi questo mezzo di locomozione, vuol dire che noi vogliamo identificarci con quell'immagine che è quella dell'asino, servo.
Notiamo la diversità che è sottolineata dall'Evangelista. La gente, la folla, colloca i mantelli per terra, non sull'asinello. E qui significa qualcosa di diverso. Perché? Perché quando c'era l'investitura regale, il popolo che cosa faceva? Stendeva i propri mantelli per terra in modo che il re col suo cavallo potesse passare sopra questi mantelli. Significa sudditanza, vuol dire che si accettava di assoggettarsi al potere di questo re. E qui la scelta della gente è quella di accogliere Gesù senza aver capito qual è la sua proposta. Pensano ancora che lui sia un Messia come quello che loro si aspettavano, il figlio di Davide che avrebbe instaurato il regno del popolo di Israele su tutti gli altri popoli. Non hanno capito, lo acclamano re, ma un re all'antica. I discepoli invece hanno dato la loro adesione alla proposta di Gesù. Quindi abbiamo due gruppi qui. Abbiamo le folle che non hanno capito Cristo, non hanno capito la sua proposta e vanno avanti con le loro convinzioni e le loro idee. Abbiamo invece qualcuno che sono i veri discepoli che hanno capito la proposta del Maestro e hanno dato la loro adesione. È esattamente ciò che accade anche nelle nostre comunità di oggi, che sono composte, direi, non tutte pienamente da discepoli, ma da grandi folle e forse soltanto da un piccolo gruppo che ha capito veramente qual è la proposta del Maestro e ha dato la sua adesione. Gli altri forse acclamano, ma continuano ancora con le loro convinzioni di re messianico. Poi tagliano i rami degli alberi, li stendono sulla strada. E il particolare del taglio dei rami degli alberi è significativo per la comprensione dell'episodio, perché sarebbe superfluo. Per quale ragione dice che tagliavano i rami degli alberi? Ma cosa significava tagliare i rami degli alberi? Tra settembre e ottobre c'è una festa, la grande festa che c'era al tempo di Gesù e c'è ancora, la festa delle capanne, che celebrava la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. E in questa festa venivano tagliati i rami degli alberi, si costruivano delle capanne e si abitava per una settimana intera in queste capanne per ricordare il passaggio dalla terra di schiavitù verso la terra della libertà. Le folle tagliano i rami degli alberi per dire è arrivata finalmente la festa della liberazione piena, perché è arrivato il re messianico. E difatti le folle precedevano e seguivano Gesù sull'asinello. Non avevano capito, acclamavano ancora il re messianico e notiamo che non seguono Gesù, lo precedono come per indicargli la strada che deve seguire le convinzioni antiche. Ma Gesù c'ha il suo disegno, entrerà nel Tempio e non è che farà la purificazione del Tempio, come tante volte noi diciamo, ma porrà fine al Tempio antico. Non è quello il modo di rapportarsi con Dio, e il volto del Padre di cui ci ha parlato Gesù di Nazaret e che è riflesso sul volto di Gesù di Nazaret, non è quel Dio e quell'immagine di Dio che era adorato nel Tempio di Gerusalemme. La gente quindi continuava a pensare al figlio di Davide che loro avevano in mente. La proposta di Gesù invece è completamente diversa. In questa festa delle palme siamo invitati a rivedere la nostra posizione di fronte alla proposta che Gesù ci fa e quello che Gesù ci chiede. Se vogliamo appartenere al nuovo regno, quello che Lui è venuto a introdurre nel mondo, dobbiamo sciogliere quell'asinello che c'è in noi, che è la capacità di amare, che il Padre del Cielo ci ha dato. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana santa.